Come è possibile che un serial killer con sole 5 vittime all'attivo riscuota un tale interesse a quasi 60 anni dai suoi primi omicidi? Perché ha sfidato la polizia, perché l'ha sfidata con enigmi di difficile soluzione, perché il suo intento non è solo uccidere, ma terrorizzare l'opinione pubblica e perché, ovviamente, non si è fatto prendere. (20 dicembre 1968). Benicia è una città costiera degli Stati Uniti con poco più di 5.000 abitanti, situata nella contea di Solano in California. La città si trova nella San Francisco Bay Area, lungo la costa nord dello stretto di Carquinez, a est della città di Vallejo. È l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Ore 8:30 circa. Il 17enne David Faraday arriva a casa della sua nuova fidanzata, Betty Lou Jensen, di 16 anni. I due adolescenti si erano conosciuti un paio di mesi prima ed avevano preso a frequentarsi assiduamente durante le giornate. Una compagna di Betty Lou, Sharon, racconterà anni dopo. L'ha conosciuto a una festa. Quella notte in cui è stata uccisa non era proprio il loro primo appuntamento. Si vedevano di nascosto da un paio di mesi. La sorella maggiore di Betty Lou, Melody, era rimasta incinta, si era sposata e aveva divorziato in giovane età, quindi a Betty Lou non era permesso uscire con nessuno. Ma usava me come scusa per uscire di casa e così riusciva a vedere David. Betty Lou era al terzo anno alla Hogan High, David all'ultimo anno alla Vallejo High. David la passava a prendere a scuola durante la pausa pranzo. Aveva una macchina e veniva a prenderla. Ci dava anche un passaggio a casa da scuola ogni giorno. Quel venerdì David mi chiamò e mi disse che le avrebbe chiesto di fidanzarsi ufficialmente. Poi mi chiese se pensavo che lei avrebbe accettato. Ovviamente dissi di sì. Gli piaceva tantissimo. Le avrebbe dato un anello. Mi chiese dove potessero andare per stare da soli. Tutti parcheggiavano a St. Catherine's Hill e venivano cacciati dalla polizia. Non voleva andare lì e mi chiese dove altro potessero stare tranquilli. Gli dissi di andare a Blue Rock Springs. È una cosa che non ho mai detto alla polizia. Davo per scontato che sarebbero andati lì. La sera del 20 dicembre è la prima occasione per un vero e proprio appuntamento notturno. Una volta giunto a casa della famiglia Jensen, David fa conoscenza con i genitori di lei e promette al padre di riaccompagnare Betty Lou a casa per le 23. Dice loro che andranno a un concerto. La giovane coppia parte per quello che sarebbe stato il loro primo e ultimo appuntamento ufficiale, a bordo della station wagon Rambler di David. Vanno a casa di Sharon, discutono di andare a San Francisco in gruppo, ma il ragazzo di Sharon tarda ad arrivare. Dopo una lunga attesa, David e Betty Lou decidono di andarsene da soli. Ricorda Sharon. Li accompagnai alla loro macchina e li salutai. Io e Betty Lou facemmo piani per prendere l'autobus fino al centro di Vallejo e andare a fare shopping il giorno dopo. Sono circa le 21. Si dirigono verso la periferia di Vallejo e parcheggiano su Lake Herman Road, appena entro i confini della città di Benicia. La strada è anche chiamata il Viale degli Amanti. Molti adolescenti la conoscono perché è utilizzata per fare pratica dalle scuole guida della zona, essendo una strada molto poco trafficata. Tra le 22:15 e le 22:30 un automobilista di passaggio nota la coppia parcheggiata su uno spiazzo di ghiaia, vicino al cancello di una stazione di pompaggio dell'acqua. Vengono avvistati nuovamente verso le 23. Un automobilista di nome James vede nello spiazzo due auto affiancate l'una all'altra, a una distanza di 3 metri circa. Tra le 23:05 e le 23:10 David Faraday e Betty Lou Jensen vengono attaccati. Alle 23:10 un automobilista, Stella Borges Medeiros, individua i corpi a terra della coppia
e avvisa la polizia. L'unico movente che la polizia riesce a dedurre è quello di un pazzo che vuole uccidere senza un motivo. Nonostante un'intensa indagine, nei mesi successivi non emergono sospettati validi. La polizia stabilisce che l'aggressore ha parcheggiato il suo veicolo a circa 3 metri dal lato del passeggero dell'auto di David. Ha sparato diversi colpi contro l'auto di David Faraday mentre si dirigeva verso il lato del conducente. Nessuno dei colpi aveva però colpito David o Betty Lou. Sembrava, piuttosto, un modo grossolano di farli uscire dall'auto. La coppia aveva quindi cercato freneticamente di uscire dalla porta del passeggero. Betty Lou c'era riuscita ed aveva iniziato a correre. Mentre David stava uscendo, l'assassino lo aveva colpito alla testa con una pistola calibro 22. Il colpo a bruciapelo è dietro l'orecchio. L'attenzione del killer era tornata dunque in una frazione brevissima di tempo su Betty Lou, che stava cercando disperatamente di allontanarsi, correndo nonostante i lunghi tacchi sopra la ghiaia. Betty Lou aveva fatto circa 7 metri quando era stata colpita 5 volte alla schiena ed era morta sul colpo. I colpi sparati dall'aggressore erano stati 6, ma uno era andato a vuoto. La polizia aveva ipotizzato che l'intero attacco era durato dai 2 ai 3 minuti. Betty Lou Jensen era morta sul colpo. Faraday respirava ancora quando era stato rinvenuto, ma era morto sulla strada per l'ospedale. Non vi erano testimoni né impronte di pneumatici o di piedi utilizzabili. Le munizioni utilizzate sono Winchester Western Super X, a punta lunga, rivestite di rame. I detective che indagano sul caso, Les Landblad e Russ Butterbach, contattano rapidamente Sharon. Lundblad e Butterbach avevano le loro idee su cosa fosse successo e non prendevano nemmeno in considerazione altre possibilità. All'inizio erano gentili e preoccupati. Scoprirono che io e Betty Lou condividevamo un armadietto, quindi volevano che andassi a scuola a guardare tra le sue cose. Era un sabato, ma trovarono qualcuno per aprire la scuola. All'inizio della settimana successiva, i detective chiesero a Sharon di andare al dipartimento dello sceriffo da sola. Le mie amiche, Diane e Brenda, vennero con me. Ci interrogarono una alla volta. Lundblad e Butterbach erano lì e mi mostrarono la sua borsa e gli oggetti che conteneva, facendomi domande sui nomi della sua rubrica. C'erano 2 fucili in un angolo e mi dissero che erano simili al fucile che l'aveva uccisa. C'erano 5 proiettili incollati su una scheda e mi dissero che erano i proiettili estratti da lei. Ero seduta di fronte alla scrivania di Lundblad. Butterbach girò la mia sedia verso di lui e avvicinò la sua sedia alla mia, tanto che le mie ginocchia toccavano le sue, e si sporse urlando che si trattava di un omicidio legato alla droga e che erano andati a una festa di droga su Lake Herman Road. Continuavo a dire di no, che Betty Lou non usava droghe e nemmeno David, ma non riuscivano a superare quell'idea. Erano convinti che fosse legato alla droga. Mi fecero guardare foto segnaletiche e auto da un libro, perché avevano qualche idea su una macchina bianca o qualcosa del genere. Volevano che io e le mie amiche dicessimo chi spacciava droga a scuola e chi la vendeva. E se non l'avessimo fatto, avrebbero detto ai miei genitori che io usavo droghe. Ci avevano terrorizzate tutte. Quando tornammo a scuola, continuavano a chiamarmi e a minacciare di dire ai miei genitori che facevamo uso di droghe. Ma la convinzione intima della polizia locale è che David avesse scoperto un traffico di droga all'interno della sua scuola e che avesse minacciato di denunciare i colpevoli e che per questo fosse stato seguito ed eliminato. Alla fine l'attenzione dell'indagine si sposta da Sharon e dalle sue amiche. A un certo punto, la polizia pensò che l'assassino fosse un ragazzo a cui piaceva Betty Lou. Si chiamava Richard. Era un ragazzo della stessa età e viveva a un isolato da Betty Lou. A lei non piaceva. Quando la polizia lo scoprì, lo perseguitarono con tutte le loro forze. Dissero che era stato lui, che era gelosia.
Un giorno venne a casa mia e pianse con mia madre. Era così spaventato da quello che gli stava facendo la polizia e non mollarono finché non emerse il collegamento con Zodiac. Le speranze di catturare l'assassino svaniscono entro l'estate e sembra che il caso debba rimanere irrisolto. Senza indizi o sospettati validi, la polizia di Benicia ritiene che i due giovani siano state vittime di un atto casuale di violenza insensata da parte di un pazzo. Ecco le testimonianze di 3 agenti dell'epoca, Bidou, Butterbach e Lamblad, tratte dal documentario This is Zodiac Speaking. Lake Herman Road era solo una stradina tranquilla, a 2 corsie. Era una scorciatoia che collegava Vallejo alla zona di Benicia, al distretto di Benicia. Non era molto trafficata. Non era illuminata per niente. Ovviamente non c'erano lampioni. La piazzola dove fu commesso il crimine era una sorta di Lover's Lane, un posticino appartato dove le coppiette si fermavano. La gente si fermava lì, lo sapevano tutti, soprattutto i ragazzi. I ragazzi della Benicia High School lo sapevano, anche quelli della Hogan High e della Vallejo High conoscevano bene quella zona e la usavano per andare avanti e indietro. Ma non c'era molto traffico. Se la sera passava qualcuno, erano adolescenti oppure persone che tornavano a casa dal lavoro, tardi, verso Benicia. All'epoca, la popolazione era probabilmente intorno alle 5.000 persone. Era una comunità tranquilla, di classe media. Il tasso di criminalità era davvero bassissimo in proporzione alla popolazione, praticamente inesistente. All'epoca, un crimine grave in città sarebbe stato una rissa in un bar, un'auto rubata, piccoli furti o qualche lite familiare. Non c'erano stati omicidi nei 5 o 6 anni precedenti. Ero il primo agente. Ero in pattuglia quella notte, il mio partner era malato, non poteva venire, e Wayne Waterman era un ragazzo nuovo sul lavoro, lavorava in carcere. Lavoravamo tutti prima in carcere. E mi chiese se poteva fare il turno con me. Gli dissi, certo. Ero felice di averlo. Ricevemmo una chiamata dal sergente che un uomo di Benicia, che va a pescare al lago Berriessa, non era rientrato a casa. E questo era verso le 7, 8 di sera. Ci chiese di controllare lungo Lake Herman Road per vedere se il suo camion era lì. Era un camion blu e proprio mentre imboccavamo Lake Herman Road ricevemmo una chiamata per andare al covo degli Hells Angels in Warren Street. Restammo lì circa 30 o 40 minuti. Quando risalimmo in macchina ci dissero che c'era stato un doppio 187 su Lake Herman Road. Quella notte avevamo eseguito un mandato di perquisizione, quello che chiamavamo il cottage a Lake Herman, di proprietà della città di Benicia. Era un mandato per droga, io e il mio partner. Abbiamo sequestrato circa 1,5 chili di marijuana, che negli anni 60 era un sequestro importante. Oggi non farebbe nemmeno notizia. Stavamo tornando al dipartimento di polizia per depositare la marijuana come prova e passando di lì non abbiamo visto nessuno nella zona. C'è una curva proprio lì e i fari dell'auto illuminano direttamente quel punto mentre ci si passa. Mentre stavamo entrando nel parcheggio del dipartimento di polizia, abbiamo sentito la centrale della polizia di Benicia trasmettere una chiamata, possibile sparatoria e vittime su Lake Herman Road. Descrivevano la posizione. Io e il mio partner facemmo subito inversione e ci dirigemmo sul posto. Quando arrivammo c'era già un'auto della polizia di Benicia, una pattuglia ufficiale, e uno dei nostri sergenti era già sulla scena. L'auto era rivolta verso est, vicino a un'area dove c'era una stazione di pompaggio o qualcosa di simile, più in basso.
Mi ricordo che spesso vedevamo l'addetto andare lì ogni sera per fare un controllo. Era una Rambler bicolore. Per prima cosa vedemmo la prima vittima, il ragazzo, che giaceva a terra fuori dalla portiera del passeggero. Sembrava che avesse una ferita da arma da fuoco sopra l'orecchio sinistro. Sembrava che stesse ancora respirando. Era una notte piuttosto fredda. Era tardi, in una notte di dicembre, e si poteva vedere chiaramente il vapore del suo respiro. Credo che fosse perché il suo sistema respiratorio era ancora attivo, almeno in parte. Il cervello non si era ancora spento del tutto, non aveva ancora ceduto completamente. Non avevamo mai avuto troppi omicidi. Li avevamo risolti tutti, ma ce n'erano solo pochi. Ma questo qui... C'era una donna che viveva in una casa a circa 1 miglio più avanti andando verso Vallejo, e lei vide il Dipartimento di Polizia di Venezia e gliene parlò. E loro furono i primi ad arrivare sulla scena. Ovviamente fu chiamato l'ufficio dello sceriffo, poiché era di loro competenza, rispose e si occupò effettivamente dell'indagine. Noi restammo lì per assistere i loro agenti e per tenere lontani la stampa e altre persone mentre lavoravano sulla scena del crimine. Abbiamo contattato l'ufficio dicendo di far venire il sergente Les Lundblad. Lui era il responsabile. Io ero un agente di pattuglia in quel momento. Il ragazzo era un Eagle Scout. La ragazza era al suo primo appuntamento e non ci sono registrazioni di comportamenti scorretti da parte di nessuno dei due. Credo che sia stato un omicidio senza senso. Mi disse di seguire l'ambulanza e vedere se riuscivo a ottenere qualche informazione. Fu allora che scoprii dell'anello. Notai che lo teneva così come se qualcuno stesse cercando di toglierglielo, e l'infermiera disse che era morto prima di arrivare in ospedale. Guardammo verso la parte posteriore del veicolo e vedemmo la vittima femminile a circa 9 o 10 metri di distanza, distesa a faccia in giù, ed era stata colpita da diversi colpi d'arma da fuoco. Lei ha lottato, è stata colpita, e piena di buchi. Non ricordo quanti. Abbiamo trovato diversi bossoli da lei dove è stata colpita alla schiena. La vittima femminile aveva perso tutto il sangue ed era evidente anche senza controllare il polso, cosa che comunque feci, che era già deceduta sulla scena. Aveva perso completamente tutto il sangue, sembrava. C'era moltissimo sangue. Nel punto in cui si trovava il corpo della vittima femminile c'erano bossoli esplosi di calibro 22 e c'erano anche bossoli, se non sbaglio, sul lato destro del veicolo. Un colpo era stato sparato attraverso il finestrino posteriore destro e cercammo di capire se fosse stato uno sparo di avvertimento per far uscire le vittime dall'auto. Probabilmente sono stati fatti uscire dall'auto dal responsabile e il ragazzo è stato colpito proprio accanto all'auto, mentre la ragazza apparentemente ha cercato di scappare ed è stata colpita e trovata 28 piedi più avanti. Così sono tornato sulla scena. Les era lì. Abbiamo esaminato tutto e quello fu tutto per quel giorno. Abbiamo lavorato fino alle 4 del mattino, controllando ogni posto e tutto, e tutti i proiettili che riuscivamo a trovare. Poi, la mattina successiva, ricevetti una chiamata e mi dissero che sarei stato un investigatore sul caso. Non fu gestito come lo si gestirebbe oggi, perché non credo ci fosse l'esperienza necessaria per farlo in quel modo. E bisogna considerare che la prima preoccupazione era la vittima maschile. È ancora vivo? Portiamolo via, cerchiamo di salvargli la vita.
Poi, naturalmente, segnarono le posizioni dei corpi e sicuramente parcheggiarono le volanti e camminarono in giro osservando, raccogliendo i bossoli vuoti e via dicendo. Ma nelle circostanze di oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi e che allora non c'era, avrebbero lavorato sulla scena del crimine per 24 ore di seguito, avrebbero raccolto campioni di terreno, avrebbero cercato fibre, capelli, peli. Sarebbe stata un'indagine molto più approfondita semplicemente perché oggi abbiamo tecnologie che allora non esistevano. Sai, in quella mezz'ora abbiamo constatato che c'erano persone in giro per quella zona, tranne per 6 minuti, e durante quei 6 minuti è successo tutto. Sentivamo di essere probabilmente arrivati solo pochi minuti dopo che il crimine era avvenuto. E, ancora, per quanto posso ricordare, non incrociammo nessun altro veicolo o traffico. E sono abbastanza sicuro di questo, perché era una delle cose che dicemmo allo sceriffo. Non abbiamo visto altri veicoli venirci incontro. Ora, facemmo una scorciatoia, quindi quello che sarebbe potuto accadere è che, a seconda di dove un veicolo sia entrato in Lake Herman Road, se fosse venuto da dietro di noi, da Vallejo, non l'avremmo visto. La nostra sensazione, in quel momento, era che la persona, o le persone, fossero arrivate dalla zona di Vallejo e non da quella di Benicia. Una volta che si verificò il caso di Blue Rock Springs, a Vallejo, credo che sia davvero entrata nella coscienza dei residenti di Benicia e anche di Vallejo l'idea che ci fosse in giro una sorta di assassino folle, e questo era il termine usato all'epoca, un killer impazzito. La gente non riusciva a capire cosa sta facendo, qual è il senso di tutto questo, qual è il movente. E, sai, la maggior parte degli omicidi, per quanto ne so, se trovi il movente, trovi il colpevole. E penso, anche se sono fuori dalle forze dell'ordine da alcuni anni, che le statistiche dell'FBI siano ancora intorno all'80% o più, cioè che la maggior parte delle vittime conosce il proprio assalitore. Ma quando hai un omicidio casuale o più omicidi senza un movente, senza un modus operandi chiaro, e i modi operandi erano diversi nei due casi, teoricamente, a parte il fatto che si trattava di una coppia, allora la cosa comincia davvero a farsi sentire e a spaventare. E cominci a pensare che, come si diceva allora, c'era un assassino folle, un pazzo, o una persona disturbata che era là fuori a togliere vite umane. Perché Zodiac non è stato catturato a impazzire? Non lo so. Non siamo mai riusciti a incastrare nessuno per questo. Non sono sicuro che, se avessimo avuto, sai, come ho detto, la scienza che abbiamo oggi, lui sarebbe riuscito a farla franca. Lo penso davvero. Se avessimo avuto, sai, e di nuovo, è come mettere il carro davanti ai buoi. Ma se potessimo portare ciò che abbiamo oggi indietro nel tempo, penso che lui sarebbe stato arrestato. Punto.